Ciao a tutti, mi chiamo Guglielmo Giugioli, sono un imprenditore e sto facendo il visiting del mio PhD, il mio dottorato di ricerca, a Stanford e Berkeley. Oggi siamo qui in California, in Silicon Valley, nel cuore dell'innovazione, a parlare con imprenditori, manager e investitori. E chi meglio di loro può raccontarci di strade non prese, di strade poco battute. Ciao! Ciao Luca, come stai? Bene, grazie. La prima persona che intervistiamo è Luca Prasso, che dopo 17 anni in DreamWorks ora lavora in Google e con lui discutiamo di contaminazione e di realtà aumentata e virtuale. Format che stiamo portando avanti. Vorrei sapere, quali sono state le tue strade poco battute che hai preso te, che stai vedendo qui in California. Vorremmo sapere un po' la tua, tutto qua. Io ho iniziato tanti anni fa, all'inizio degli anni '80 e sono evoluto non tanto in strade mai battute da altri, ma strade nuove che venivano scoperte in quegli anni, ai primi anni della computer grafica in Italia e poi dopo i primi anni della computer grafica e dei film in computer grafica negli Stati Uniti, qui in California negli anni '90, e per poi passare alle strade semi-sconosciute dello sviluppo di app per bambini nell'inizio del 2010 e poi spostarsi qui a Google per fare realtà aumentata, realtà virtuale e nuove. Perché è sempre stata un'evoluzione. In questo campo qui, quindi della realtà aumentata, della realtà virtuale, vedi qualche strada non percorsa, qualche terreno poco battuto che ci vorresti raccontare? È un mondo che cambia ogni giorno che apri l'email o i social media, scopri di papers di ricercatori o lavori con i ricercatori che scoprono nuove tecniche, eccetera. Per cui è un mondo in continua evoluzione, che è veramente un'evoluzione esponenziale e questo porta a reinventarsi continuamente, a dover adattarsi a nuove scoperte, a cambiare il modo di lavorare e le cose che produci ogni giorno in funzione di queste nuove scoperte. Per cui c'è bisogno di essere molto malleabili e adattabili a questo e guardare al passato e a quello che abbiamo fatto, ma sempre con un occhio dell'evoluzione nello sconosciuto di questo futuro che cambia ogni giorno. Quindi anche di vedere le cose in maniera diversa, adottare un approccio innovativo. No, però mi fa piacere anche questo, che molti ricercatori ci hanno raccontato, anche le altre persone che abbiamo incontrato del mondo accademico, poi interagiscono qua con le aziende, quindi c'è una grande contaminazione tra mondo accademico e il mondo di fuori, che è proprio anche uno dei nostri obiettivi di questo format, quello di fare interagire questi due ecosistemi che magari in Italia sono molto distanti, invece qua interagiscono moltissimo. Sì, noi che veniamo da un mondo del business, prima lavoravo facendo film per Hollywood e adesso lavoriamo con ricercatori di machine learning, eccetera, e questi due mondi si scontrano giornalmente. Il modo di fare le cose che noi avevamo al fine di creare dei prodotti che andavano su uno schermo, al cinema, eccetera, si scontrano con l'idea di fare ricerca e di scoprire nuove tecniche, ma poi dopo si devono ricongiungere quando dobbiamo creare dei prodotti che vanno poi al pubblico, per cui la ricerca uno scontro positivo, quindi. Assolutamente, è uno scontro, è uno sano scontro giornaliero dove noi collaboriamo, portiamo quello che sappiamo e nel frattempo interagiamo e scopriamo cose nuove. Guarda Luca, sei stato veramente ermetico, ma allo stesso tempo veramente molto ispirativo, quindi ti ringraziamo di nuovo per l'invito e per averci condiviso le tue strade poco battute. È stato un piacere. Grazie ancora. Oggi incontriamo Silvio Sangineto, design leader in Microsoft, e parliamo qui nella loro sede di come sviluppare la creatività e come questa possa generare futuri alternativi. Silvio, come
Ciao Silvio, grazie di averci invitato qui nella vostra sede di Microsoft in Silicon Valley. Noi con questo format, come ti raccontavo prima, cerchiamo di parlare di strade non prese, di terreni poco battuti, di pensare fuori dagli schemi e andare contro lo status quo. Quindi te che sei un creativo per eccellenza, nel cuore dell'innovazione, vorremmo sapere la tua a riguardo. Grazie per avermi invitato e non potevamo scegliere location migliore, no? Il sole, la natura, tutto ciò contribuisce ovviamente alla creatività, al modo di pensare delle persone qui in Silicon Valley. Io personalmente ho applicato il design davvero a qualsiasi scelta abbia fatto nella mia vita, in termini di carriera, in termini anche di semplicemente posizione geografica, la città in cui volevo vivere, il modo in cui mi sentivo e questo sicuramente come dire, quando creiamo prodotti e servizi li creiamo per le persone che li utilizzeranno e la vita di fatto è lo strumento principale che abbiamo come esseri umani e quindi mi sembrava davvero una perdita di tempo non utilizzare alcuni dei tool, strumenti e framework per disegnare una vita di cui ero contento. Quindi sicuramente diciamo, il potere della creatività è fondamentale, anzi può sbloccare tantissime comunità, non solo a livello sociale, ma proprio a livello strutturale. Il definire problemi e definire delle giuste soluzioni a questi problemi non è un concetto banale e molte volte si ci bloccano nel ragionamento proprio perché manca quella parte. E la creatività, l'unicità dell'essere è quella poi, quello che fa dell'innovazione probabilmente la cosa più interessante, no? E come nasce secondo te Silvio la creatività? Come uno può magari svilupparla nel corso del tempo? Guarda, questa è una domanda fantastica. In realtà anche leggendo diversi libri ti renderai conto che chiunque abbia avuto un impatto sulla società ha avuto un modo diverso di ispirarsi o ispirare altri. Per esempio per me, lo dicevo prima, no? Parlavamo prima di questo video, la mattina io vado a camminare, lunghe camminate, lunghissime camminate, 10 miglia, 12 miglia di camminate. Mi hai detto che ne hai fatta una proprio prima di venire qua per condividerci la tua storia. Assolutamente, e per me quello è il momento principale in cui collego i punti e cerco di proiettare potenziali futuri, no? Non solo della vita che sto vivendo, ma proprio di quello che sto facendo, no? Al lavoro, al di fuori del lavoro. Per altri può essere semplicemente no? Una doccia, quindi il trigger in realtà della creatività possono essere tantissimi. Lo sviluppare la creatività credo che sia data dall'ecosistema e quindi ecosistema significa le persone di cui ti circondi, l'università che hai frequentato, il luogo in cui vivi. Non ti nascondo che ho vissuto in tanti posti e venendo diciamo da un posto estremamente soleggiato, quando ho vissuto in posti un po' diciamo più dark e nuvolosi, in qualche modo anche la mia creatività veniva un po' meno, perché è estremamente soggettivo. E quindi sono tanti secondo me i fattori e non credo che molte volte noi abbiamo il tempo, comunque decidiamo di prenderci del tempo nel soffermarci realmente e cercare di capire quello che davvero vogliamo. E di fatto si può sempre provare, si può prototipare, no? Qui in Silicon Valley diciamo creiamo un sacco di prototipi che falliscono, alcuni invece escono molto bene. Di fatto lo possiamo fare nelle nostre vite, però appunto abbiamo tanti ancoraggi vari che sono diciamo probabilmente il blocco principale per l'innovazione anche all'interno della nostra vita e del nostro sviluppo di carriera. Quindi magari anche prendere diverse strade appunto poco battute, come insegna la tua storia, magari in paesi diversi, con climi e situazioni completamente diverse, può aiutare a forgiare questa creatività. Guarda, ti ringrazio per l'assist, in realtà è proprio così. E se tu pensi che una volta che hai definito per te stesso qual è la tua visione, no? Cioè cosa vuoi raggiungere nella tua vita? Qual è quello stato, insomma, in cui tu credi di esserti realizzato o di aver avuto successo, perché la definizione del successo è soggettiva. Ma una volta che hai definito quello, in realtà
ci sono tantissime vite parallele che tu puoi progettare che soddisfano questi vincoli. Tante strade non prese, poco battute. Esattamente, quindi per me era una creazione continua di soluzioni, di potenziali soluzioni nel soddisfare quella vision che avevo, ma allo stesso tempo testare, no? Se queste strade e queste alternative potessero potesse essere un giusto fit con me stesso. Quindi ho prototipato location geografica, ho prototipato responsabilità, ruoli organizzativi nell'azienda, ho prototipato anche il mio look, no? Io ho cambiato diverse volte, l'ho testato, qual era la cosa che più, no, si sposava con la mia personalità, e ripeto, è stato essenziale soprattutto spendere del tempo e capire nel momento in cui viviamo queste vite, in cui prototipiamo e testiamo, come ci sentiamo, quali sono i nostri feeling. E a un certo punto avevo creato questa super mega galattica infografica dove tu vedevi Silvio come evolveva emozionalmente a livello di feeling a secondo delle scelte che aveva preso negli anni. E questa cosa mi ha aiutato tantissimo, perché vedevi un blocco nero di feeling negativi, magari quando ero in situazioni, come dire, geografiche o di ruolo responsabilità a cui io non ero pienamente, no, in linea con, no? Però magari anche quelle ti hanno aiutato a capire Assolutamente. che persona diventare da grande, che persona, ecco, sei diventata ora. Immagina di avere una linea temporale, che è la tua evoluzione nel tempo, e per ogni punto di questa linea sostanzialmente tu tracci le potenziali vite, no? Rispetto alla tua vision. Quindi cosa significa? C'hai un punto su questa retta e hai infinite rette che toccano questo punto. Un po' delle sliding doors, immagino. Esattamente, qua. Okay. Esattamente. Quando tu scegli una vita e una di queste vite funziona e vai avanti nella tua evoluzione, a un certo punto cosa stai facendo? Stai semplicemente connettendo i punti in avanti, non solo all'indietro, come diceva qualcuno più illustre di me. Qua in Microsoft è cambiato. Cerchiamo in realtà, come puoi ben immaginare, è un compromesso tra creare futuri speculativi in cui tu, no, vedi delle potenzialità e poi, come hai detto tu stesso, misurare e valutare come le cose stanno andando in modo tale da raddrizzare il tiro rispetto a quella che è la tua vision. E tutto ciò è interessante proprio perché la creatività e il design è stato fulcro principale, no? E qui in Silicon Valley, per spingere prodotti e servizi che siano focalizzati sull'essere umano, per avere impatto a larga scala. E per me era interessante vedere che in realtà le stesse metodologie non erano utilizzate per uno dei prodotti più importanti, che è la nostra vita, la nostra carriera. Che siamo noi stessi. Che siamo noi stessi, esattamente. Silvio, che dire, grazie mille per aver condiviso la tua storia e soprattutto la tua prospettiva. Grazie mille e spero di vedervi presto. La prossima persona è Massimo Malizia, direttore del Dipartimento di Acquisizioni e Integrazioni in Cisco, e con lui discutiamo di carriera e crescita orizzontale. È la vostra sede di Cisco in Silicon Valley. Che altro dire? Siamo ora curiosi di sapere la tua e soprattutto quali sono le strade poco battute che hai intrapreso. Benvenuti, prima di tutto. Io lavoro in Corporate Development Acquisition Integration, che è una funzione di coordinamento delle acquisizioni. Quello che facciamo è supportiamo le business unit per raggiungere le sinergie delle acquisizioni che facciamo a Cisco. Per lavorare in Corporate Development Integration una delle cose che aiuta di più è avere una visione d'insieme dei processi aziendali. E una cosa che ho trovato molto utile per lavorare e fare questo tipo di lavoro è quello di avere esperienze in differenti funzioni, e questo forse è una cosa che appunto soprattutto in Europa non si fa molto spesso. Cioè in Europa molto spesso si cerca di crescere in modo verticale nella funzione, quindi se lavoro nel finance si cerca sempre di trovare altre posizioni gerarchicamente più elevate nel finance, e chiaramente questa è una strada, però un altro tipo di progresso di carriera può essere quello laterale, nel quale inizi comunque a pensare agli skill che vuoi acquisire e non necessariamente sempre lavorare nella stessa funzione, ma lavorare anche appunto dal finance rispetto
a sales o a HR e altre tipo di funzioni. Quindi in questo modo cercare di avere una visione d'insieme di quello che fa l'azienda è una cosa particolarmente utile, appunto, che spesso non si fa. Quindi torna molto il concetto di appunto prendere tante strade poco battute che magari possono aiutarti alla fine, come è stato nel caso tuo, ad avere una big picture del lavoro che stai facendo tuttora e farlo soprattutto meglio. Ma magari sono curioso, l'azienda come percepisce questo prendere strade poco battute? Lo incoraggia oppure sei stato te, diciamo, a prenderle spontaneamente? No, l'azienda incoraggia in genere il cambio di lavoro ogni 2-3 anni, c'è anche una specie di aspettativa che a un certo punto una persona faccia qualcosa di diverso, perché molto spesso verso i 3 anni comunque riesci a essere in quella situazione dove hai imparato quello che devi imparare dal ruolo e probabilmente sei pronto per passare a qualcos'altro. Quindi la cultura è quella della cross pollination, cioè l'azienda pensa che se una persona va da un ruolo a un altro ruolo, alla fine acquisisce delle competenze che danno più valore alla persona nel lavorare in azienda. E questo credo sia particolarmente rilevante per le grandi aziende, dove spesso se tu sei confinato a una sola funzione, a un solo ruolo, puoi essere a rischio di avere una visione un po' miope di quello che fa l'azienda e anche non capire quali sono i collegamenti fra quello che fa e le altre aree dell'azienda. Rispetto a coloro che invece hanno avuto una crescita orizzontale, come ci stai raccontando. Esatto, e poi chiaramente la crescita orizzontale a un certo punto si inizia a crescere anche in morto verticale da un punto di vista di seniority e acquisire, come dire, promozioni, no? Però una cosa che crescere lateralmente ti dà è una serie di skill set che possono essere molto più utili, molto più spendibili una volta che cresci, anche perché più cresci in maniera gerarchica, più l'aspettativa è che tu conosca a livello più orizzontale quello che fa l'azienda. Quindi crescere in modo verticalmente non significa avere più competenze solo nella funzione, ma in realtà significa sapere meglio come la tua funzione interagisce con le altre, no? Perché poi inizi a avere a che fare con altri senior executive che sono in altre funzioni, quindi più hai quella conoscenza, quelle competenze, meglio è. Quindi magari anche un consiglio per chi vedrà questo video, per tutte magari quelle persone che sono un po', passami il termine, un po' accecate dalla crescita, dal far carriera e la vedono solo come qualcosa appunto di verticale, di breve periodo, invece come ci stai condividendo te, puntare invece su una crescita orizzontale poi nel lungo periodo può portare dei benefici immensi. Anche da un punto di vista di ricerca del personale, ormai questa concezione delle esperienze per cui si assume persone che già sanno fare il lavoro ormai è scomparsa. È qualcosa di passato? Sì, sinceramente, anzi io molto spesso l'esperienza può anche essere un disvalore in qualche modo, soprattutto se non è esattamente l'esperienza che si cerca, perché sai, le cose cambiano così rapidamente, ogni azienda fa anche la stessa funzione in modo un po' diverso, no? Quindi assumere qualcuno che ha in teoria la stessa esperienza, ma in un'altra azienda può anche essere controproducente, perché in realtà noi ad esempio alla Cisco facciamo acquisizioni in modo diverso rispetto ad altre aziende, quindi molto spesso noi cerchiamo skill, cerchiamo persone che hanno dimostrato la capacità di essere flessibili, di conoscere più cose e in qualche modo l'esperienza è sostituita da esperienze comparative. Trainate, come dici, esatto, dall'essere curiosi, da prendere tante strade diverse. Esatto, non ho bisogno di una persona che abbia fatto esattamente quel lavoro, ho bisogno di una persona che abbia fatto qualcosa di comparabile, no? E però qualcosa di comparabile in associazione con altre competenze, con altre esperienze in altre aree, mi dà più confidenza che la persona che assumo
abbia successo nel ruolo che cerco, perché comunque hanno dimostrato di essere appunto molto più flessibili, di avere la capacità di apprendere cose nuove e così via. Quindi il fatto di avere quella motivazione, quella capacità di acquisire competenze è comunque una rassicurazione. Quello che poi magari nel lungo periodo fa realmente la differenza. Esatto, sì, in particolare appunto molti ruoli oggi che si sviluppano anche in Silicon Valley sono ruoli che spaziano macroprocessi, dove è richiesto anche adattamento al cambiamento, lavorare in situazioni di ambiguità, e una persona che ha avuto la possibilità di vedere differenti funzioni, acquisire un'esperienza più orizzontale, in genere è più a suo agio in ambienti dove ci sono cambiamenti molto repentini o dove comunque c'è ci sono situazioni ambigue che devono essere trattate in modo un po' come dire, con intelligenza. Che altro dire, Massimo? Grazie davvero per averci di nuovo ospitato nella vostra sede e soprattutto per averci raccontato di queste strade veramente poco battute. Grazie mille. L'ultima persona che intervistiamo è Vittorio Viarengo, vicepresidente in VMware, e con lui parliamo di giovani, lavoro e imprenditorialità. Ciao Vittorio, grazie. Ciao Vittorio, grazie di averci invitato qui nella tua azienda. Come sai, ecco, stiamo raccogliendo un po' di spunti, riflessioni su vedute, prospettive diverse, e vorremmo, ecco, sapere la tua, quali sono le strade poco battute che hai preso o che comunque si stanno prendendo qui in Silicon Valley. Sì, io ho fatto una strada veramente poco battuta, perché 25 anni fa ho creato una startup di software in Italia, a Genova, in uno scantinato, per cui a quei tempi non se ne sapeva proprio di queste cose in Italia. E poi da lì ho creato un'azienda che ho venduto a un'azienda negli Stati Uniti, subito negli Stati Uniti ho fatto la mia carriera qui. E la strada poco battuta che raccomando a tantissimi giovani è quella di buttarsi e provare cose nuove, perché una volta c'era l'idea del posto fisso, ma adesso il posto fisso in aziende grosse sono poi quelli che fanno i layoff e i licenziamenti, perché sono tipicamente ditte grosse che non si adeguano ai tempi. Per cui specialmente persone giovani che entrano nel mondo del lavoro adesso, prendersi dei rischi, provare a farcela da soli e imparare ad imparare. Molto spesso, soprattutto ecco, in Italia, quando vai a scuola e poi all'università ti insegnano che c'è solo una strada, che è quella più battuta da tutti, che è quella per diventare dipendente. Però in realtà, ecco, c'è anche, come insegni bene te, un'altra strada meno battuta, o quantomeno in Italia, per diventare imprenditore o quantomeno ragionare con un approccio imprenditoriale in un'azienda. Sì, io non ho esperienza di lavoro in Italia, ma qui in Silicon Valley valutiamo tantissimo le persone che si prendono l'iniziativa, per cui anche se vai in una ditta grossa tipo VMware, noi siamo 35.000 dipendenti, no? Però quando noi valutiamo il personale, cerchiamo sempre persone che abbiano quello spirito di imprenditoria, che si prendano dei rischi. Per quello che a noi piace investire sui giovani, perché i giovani non hanno esperienza. E i giovani non avendo esperienza è un grandissimo vantaggio. Perché? Perché se non hai esperienza, di solito pensi più out of the box e non hai paura di sbagliare, perché non sei stato punito o punita in passato. Allora cerchiamo sempre di trovare i giovani, valorizzarli, i giovani che si prendono dei rischi e portano uno spirito di rischio, di entrepreneurship nell'azienda, sono rischio valutati meglio degli imprenditoriale, altri. esatto. Che poi noi stessi, come la storia insegna, durante il Rinascimento eravamo i primi fautori di prendere queste strade poco battute. Mentre quindi ecco il tuo consiglio è quindi quello di continuare a percorrerle come? Bisogna imparare ad imparare, realizzare che in un mondo che cambia così velocemente, tutti gli skills e la knowledge che hai, le conoscenze che hai saranno vecchie tra 3 anni, tra 5 anni al massimo. Allora, se uno non è abituato o abituata a andare fuori dal proprio comfort zone e imparare cose nuove, imparare a rimparare, è destinato a essere obsoleto e a far fatica a essere produttivo, a avere un lavoro nei prossimi 5-10 anni. Per quello è il mio consiglio. E se guardi, io l'ho fatto abbastanza in maniera naturale qui in Silicon Valley. Nella mia carriera ogni 3 ho cambiato. Sono salito in America, pensavo di lavorare per la ditta che ci aveva comprato ai tempi, ho detto lavorerò qua
per 30 anni, 40 anni, poi andrò in pensione. Il classico posto fisso. Esatto, e da allora ho cambiato, ogni 4 anni praticamente ho cambiato, non solo ho cambiato azienda, per cui ho cambiato mercato, ho cambiato ambiente, tutto, ma ho cambiato anche proprio il posto di lavoro. Spesso quando mi incontro con dei giovani, specialmente appena laureati, mi dicono io come faccio a trovare il lavoro che mi piaccia e che mi paghi bene, e una volta si diceva segui la tua passione. E seguire la tua passione è stato dimostrato che è un consiglio non valido, perché la cosa più importante è avere un sogno, avere un modello che ti dà la motivazione di imparare a fare qualcosa veramente bene, diventare veramente bravo o brava a fare qualcosa di difficile, e quella diventa la tua passione. Se tu ci pensi bene, le persone che hanno, se tu guardi intorno a te nella tua esperienza di vita o lavorativa, vedi le persone che hanno un sacco di passione. Perché hanno quella passione? Perché hanno investito un sacco di anni a diventare veramente bravi in quello che fanno, e quella è diventata la loro passione. E se hai sviluppato una passione e delle competenze in un settore che è di valore, strada meno battuta, sarà anche remunerativo di conseguenza. Vittorio, hai un ultimo consiglio per lasciarci su chi vuole aprire una startup, diventare imprenditore di se stesso? Io vedo che troppa gente è ossessionata dall'idea. Devo avere un'idea differenziata, devo avere un'idea innovativa. Sì, le idee hanno una certa importanza, ma la cosa più importante è provare a realizzare l'idea, perché nel provare a realizzare un'idea è lì che si impara. E la prima idea, nella maggior parte delle ditte, poi è quella sbagliata. Ma nell'imparare, nel cercare di sviluppare un'idea e farla diventare un prodotto, si impara e poi si cambia, come quello che in Silicon Valley chiamano il pivot, no? Inizi qua, ma poi ti rendi conto una volta che hai realizzato l'idea che non andava bene, devi. Infatti qua in Silicon Valley i venture capital, che hanno tutti questi soldi pronti a essere investiti, non sono alla ricerca di idee, ma sono alla ricerca di persone che sappiano realizzare le idee. Che è ben diverso. Riallacciandomi a quello che dicevi tu prima del Rinascimento, no? Il Rinascimento in Toscana, in Italia, è stata una cosa unica nel mondo, nella storia, però ha tantissimi paralleli con la Silicon Valley. C'erano i soldi dai patrizi di allora, che avevano quest'idea delle arti, così attraevano la gente, perché poi alla fine ci vuole il talento, la gente, e questi artisti, e dopodiché più artisti ci sono, più si vogliono aggregare altri artisti, e si è creato un ecosistema irripetibile. Lo stesso qua in Silicon Valley, no? Abbiamo il capitale che arriva dai venture capital, abbiamo la materia prima, che sono questi giovani che escono dalle università locali in tutto il mondo. E poi e poi ci sono i modelli, no? Perché c'è talmente tanta gente qua che ce la fa a cambiare il mondo, a fare innovazione, che ispira altra gente a provarci. Che poi la realtà è che una ditta su 10 ce la fa. Mm-hmm. Solo una su 10 ce la fa in Silicon Valley. Però siccome qua non vediamo il fallire come un fallimento, ma lo vediamo come una possibilità di imparare, si crea questa cultura dove tu ci provi, più gente ci prova, più sono le possibilità che qualcuno ce la faccia. O quantomeno che si acquisisca quell'approccio imprenditoriale che solo percorrendo le strade poco battute si può acquisire. Esatto. Grazie Vittorio per averci raccontato le tue strade poco percorse. È un piacere mio. E ora la nostra storia giunge al termine. Che cosa ci portiamo a casa? Probabilmente il concetto della serendipity, quello di fare scoperte inaspettate mentre si stava cercando tutt'altro. E se ci pensate è un po' il caso di Cristoforo Colombo, che proprio qui stava cercando le Indie e alla fine scoprì l'America. E probabilmente anche noi, solo percorrendo quelle strade, quelle non prese, quelle poco battute, solo in quel momento lì scopriamo qualcosa di inaspettato che ci cambierà per sempre.